Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerei i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco. Aerrane Baxter SpA. Ultimo aggiornamento. 6 novembre 2021. Cosa Aerrane? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Aerrane durante la gravidanza e l'allattamento, effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari, effetti indesiderati, sovradosaggio, proprietà farmacodinamiche, proprietà farmacocinetiche, dati preclinici di sicurezza, elenco degli eccipienti, farmaci esteri. Cosa Aerrane? Aerrane è un farmaco a base del principio attivo isoflurano, appartenente alla categoria degli anestetici generali e nello specifico idrocarburi alogenati. È commercializzato in Italia dall'azienda Baxter SpA. Aerrane può essere prescritto con ricetta OSP, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile. Confezioni: Aerrane 100 ml liquido per inalazione 6 flaconi da 100 ml, Aerrane 250 ml liquido per inalazione 6 flaconi da 250 ml. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Baxter SpA. Ricetta: OSP, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile. Classe H. Principio attivo: isoflurano. Gruppo terapeutico: anestetici generali. Forma farmaceutica: liquido uso orale. Indicazioni: Aerrane è un anestetico alogenato volatile in grado di indurre anestesia generale per inalazione. Posologia: per poter essere in grado di controllare accuratamente l'esatta concentrazione di isoflurano, è necessario utilizzare vaporizzatori specificatamente calibrati per l'isoflurano. Anestesia generale: i valori della MEC, minima concentrazione alveolare, variano considerevolmente a seconda dell'età, farmaci presi in concomitanza ed altri fattori. I valori nell'uomo, A1 ATM, sono circa. Adulti. Età, anni. O2, 100%. O2 più N2O, 70%. 26 a più meno 4. 1 e 28, 0 e 56. 44 a più meno 7. 1 e 15, 0 e 50. 64 a più meno 5. 1 e 05, 0 e 37. Popolazione pediatrica. Età, anni. O2, 100%. O2 più N2O, 60%. Neonati pretermine. 32 settimane di gestazione. 1 e 28, neonati pretermine 32, 37 settimane di gestazione. 1 e 41, 0, 1 mese. 1, 60, 1, 6 mesi. 1, 87, 6, 12 mesi. 1, 80, 1, 5 anni. 1, 60, 6, 10 anni. 1 e 40, 0 e 58, 10, 15 anni. 1 e 16, 0 e 53. Premedicazione. I farmaci usati per la premedicazione devono essere scelti per singolo paziente, tenendo conto dell'effetto di depressione respiratoria dell'isoflurano. L'uso di farmaci anticolinergici è un tipo di scelta, ma può essere consigliabile per l'induzione per inalazione nei pazienti pediatrici. Induzione dell'anestesia: si raccomanda di utilizzare una concentrazione iniziale pari a 0,5%. In genere concentrazioni di isoflurano pari a 1,5%, 3,0% producono anestesia chirurgica in 7-10 minuti. Si somministra di solito un barbiturico a breve durata ad un dosaggio ipnotico o altri agenti per induzione endovenosa quale propofolo, etomidate o diazepam per evitare l'insorgenza di tosse o di laringospasmo, fenomeni che possono insorgere se l'anestesia viene indotta con aerrane o con combinazioni di aerrane e ossigeno o di aerrane e miscela di ossigeno e protossido d'azoto.
Induzione dell'anestesia nei bambini. ARN non ha raccomandato come agente per induzione inalatoria nei bambini a causa del verificarsi di tosse, mancanza di fiato, desaturazione, aumentate secrezioni e laringospasmo. Vedere paragrafo 4. 4. Mantenimento dell'anestesia. Livelli adeguati di anestesia chirurgica si sostengono con concentrazioni dell'1,0%, 2,5% di ARN quando somministrato insieme a protossido d'azoto e ossigeno. Un ulteriore 0,5% a 1,0% di isoflurano può essere richiesto quando la somministrazione viene effettuata con ossigeno puro. Se ha richiesto ulteriore rilassamento, possono essere usate dosi supplementari di miorilassanti. I livelli della pressione arteriosa durante il mantenimento tendono ad essere inversamente correlati alle concentrazioni alveolari di isoflurano in assenza di altri fattori di complicazione. Cadute eccessive nella pressione ematica possono essere dovute alla profondità dell'anestesia e, in questi casi, devono essere corrette riducendo la concentrazione dell'isoflurano ispirato. Risveglio. Per ottenere un rapido risveglio, è necessario che la concentrazione di ARN sia ridotta a 0,5% sul finire dell'intervento o a 0% durante la fase di sutura della ferita. In caso di interruzione della somministrazione degli agenti anestetici, è necessario sottoporre le vie aeree del paziente a ventilazione per diverse volte con il 100% ossigeno fino al suo risveglio completo. Se il gas vettore ha una miscela 50% di ossigeno e protossido d'azoto, il volume della minima concentrazione alveolare di isoflurano è di circa 0,65%. Anziani. Come con gli altri agenti, minori concentrazioni di isoflurano sono normalmente richieste per mantenere l'anestesia in chirurgia nei pazienti anziani. Vedere i valori della MEC sopra riportati. Sedazione. La sedazione può essere mantenuta con 0,1%, 1,0% di isoflurano nella miscelaria / ossigeno. Questa dose dovrà essere titolata ai requisiti individuali dei pazienti. Controindicazioni. L'isoflurano è controindicato in pazienti con sensibilità nota all'isoflurano e ad altri anestetici alogenati, in pazienti con predisposizione genetica nota o sospetta all'ipertermia maligna, in interventi ostetrici, in pazienti con precedenti di ipertermia maligna e in quelli che a seguito di somministrazione di anestetici alogenati abbiano evidenziato disfunzione epatica, itero o febbre di origine sconosciuta, leucocitosi o eosinofilia. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. ARN deve essere somministrato in un adeguato ambiente equipaggiato per l'anestesia solo da personale specializzato, che abbia competenza con la farmacologia del medicinale e qualificato da training ed esperienza nel, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. La somministrazione contemporanea di isoflurano e dei seguenti medicinali richiede un rigoroso controllo delle condizioni cliniche e biologiche del paziente. Associazioni controindicate. Inibitori non selettivi delle monoaminoossidasi. Rischio di crisi, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere ARN durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere ARN durante la gravidanza e l'allattamento. Uso in gravidanza. I dati sull'uso dell'isoflurano nelle donne incinte sono limitati. Studi sugli animali hanno mostrato una tossicità riproduttiva, ved. Paragrafo 5, 3. L'isoflurano rilassa la muscolatura uterina e negli, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. In seguito ad un'anestesia con ARN il paziente non deve guidare auto o manovrare altri macchinari per almeno 24 ore dall'intervento. Deve essere accompagnato a casa e non deve assumere alcol. Cambi nel comportamento e nelle funzioni intellettive possono persistere fino a 6 giorni dopo la somministrazione. Bisogna tener conto di ciò quando i pazienti riprendono le normali attività quotidiane, incluso la guida o la manovra di macchinari pesanti.
Effetti indesiderati. Le reazioni avverse dovute alla somministrazione di isoflurano sono in generale estensioni dose dipendenti degli effetti farmacofisiologici ed includono ipotensione, tachicardia, effetto che si intensifica in presenza di ipercapnia. Possibile, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. In caso di sovradosaggio, sospendere la somministrazione dell'anestetico, assicurare la pervietà delle vie aeree, a seconda dei casi, iniziare una ventilazione assistita o controllata con ossigeno puro. Sono state osservate ipotensione e depressione respiratoria. Si raccomanda un attento monitoraggio della pressione ematica e della respirazione. Misure di supporto possono essere necessarie per correggere l'ipotensione e la depressione respiratoria causata da livelli di anestesia eccessivamente profondi. Proprietà farmacodinamiche. Isoflurano ha un anestetico di tipo inalatorio appartenente alla famiglia degli anestetici alogenati. L'induzione dell'anestesia ed il risveglio dall'anestesia avvengono rapidamente. Isoflurano ha leggermente irritante ed ha odore di etere. Proprietà farmacocinetiche. Aerane metabolizzato in minima parte rispetto ad altri anestetici alogenati. Il 95% di isoflurano viene eliminato attraverso l'aria ispirata. Lo 0,2% viene metabolizzato in acido trifluorocetico. In pazienti sottoposti, dati preclinici di sicurezza. Gli studi pubblicati su feti di macaco rhesus dimostrano che la somministrazione di anestetici, isoflurano, o sedativi, propofol, chetamina, che bloccano i recettori MDA e /o potenziano l'attività del GABA aumentano. Elenco degli eccipienti. Non ci sono eccipienti. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile. Iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.